Oggi vi faccio vedere come preparare la zuppa di miso in versione invernale. Ho già postato 2 video ricette di un piatto molto simile che si chiama Tonjiru, che sarebbe la zuppa di miso invernale con la carne di maiale. Invece la ricetta che faremo oggi solo con le verdure, ma è gustosissima lo stesso. Gli ingredienti sono lo zenzero, la cipolla, le patate, i funghi shiitake, la carota, le radici amare, i cipollotti, shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi, l'olio di sesamo, l'olio di semi, brodo granulare di tonnetti essiccati e il miso. Questa è una ricetta da 4 o 5 porzioni. Abbiamo una cipolla che pesa circa 130 grammi. Eliminiamo la buccia e la tagliamo a metà e la tagliamo a pezzettini. Volevo creare una ricetta di zuppa di miso invernale senza carne, soprattutto per chi non mangia la carne. È una zuppa di miso che distingue da tante altre mie ricette di zuppa di miso. Vengono utilizzati quasi solo gli ingredienti che scaldano il corpo. Esempio, useremo lo zenzero e le verdure che sono famiglia di tuberi, tranne i cipollotti, e anche il miso è conosciuto come un condimento che si scalda. Anche 7 spezie giapponesi e il grasso dell'olio di semi fanno stessa funzione oltre che danno il sapore. Abbiamo 150 g di patate e eliminiamo la buccia e le tagliamo a pezzettini. Abbiamo una carota che pesa circa 150 g. Eliminiamo la buccia e la tagliamo con meno spessore delle patate. Abbiamo 100 g di cipollotti. Eliminiamo le radici. Dopo che li abbiamo lavati, tagliamo sottili la parte verde che mettiamo alla fine. Invece la parte bianca tagliamo a pezzettini. Abbiamo 180 g di radici amare. Eliminiamo le estremità e eliminiamo la buccia e le tagliamo a pezzettini come potete vedere. Se le radici erano appena comprate e se hanno la buccia bella, basta lavarle. Sostituisco con le radici amare giapponesi che si chiamano gobo. I piatti che facevo in Giappone con gobo, ora in Italia posso realizzarli con le radici amare. Ogni anno verso dicembre comincio a vendere le radici amare in un supermercato con una vaschetta da circa 800 grammi, che è tanto. Se anche mi piacciono tanto, bisogna fare un sforzo per consumare prima che invecchino. Allora di solito le cucino in 4 modi. Primo è la zuppa che stiamo facendo. Secondo è saltata in padella con le carote. Terzo è sottaceto. Quarto è l'insalata con la maionese. Allegherò loro link nella descrizione. Sono 4 modi diversi di assaporare queste meravigliose radici amare che fanno tanto bene alla nostra salute. Contengono le vitamine B1, B2, B6 e C e magnesio, potassio, fosforo, manganese, calcio, sodio e ferro. Ed è anche depurativa per l'organismo. Possiamo chiamare una medicina naturale. Eppure costano pochissimo per essere così magiche. Quindi se le troverete vi consiglio fortemente di prenderle, cucinarle e mangiarle, così ci manteniamo in forma per tutto il periodo invernale. Abbiamo 120 g di funghi shiitake. Questi sono i funghi giapponesi e sono felicissima di poterli trovare negli ultimi anni anche in Italia. Per togliere impurità sui funghi senza lavarli, uso questo attrezzo giapponese che di solito viene usato per togliere bene la buccia di limone dalla grattugia. Poi toglierete con una carta assorbente inumidito leggermente.
Dopo che abbiamo tagliato l'estremità del gambo, li tagliamo in 4 se è grande, in 2 se è piccolo. Potete usare qualsiasi altri funghi tipo pioppini, cardoncelli e champignon. Abbiamo 20 g di zenzero, eliminiamo la buccia e prepariamo le julienne sottilissime. Nella ricetta stiamo usando 20 g, ma volendo possiamo abbondare a 30 g. Abbiamo una padella non tanto grande, per farvi una idea ha un diametro 21 cm e alto 10 cm. Quando cuciniamo il riso bianco o la zuppa nella pentola di giusta grandezza, confronto la quantità di ingredienti, vengono più buoni. Diventano buoni anche grazie a giusta materiale per le cose che vogliamo cucinare. Nella pentola mettiamo le julienne di zenzero, un cucchiaio di l'olio di semi e un cucchiaio di l'olio di sesamo. Accendiamo il fuoco al medio alto. Quando comincia a scaldare l'olio, soffriggiamo lo zenzero e se il fuoco è troppo alto abbassiamo un po'. Quando comincia a sentire il profumo dello zenzero, aggiungiamo tutte le verdure tranne parte verde dei cipollotti e i funghi shiitake. Rimescoliamo tutto in modo da far arrivare l'olio su tutte le verdure, mantenendo il fuoco al medio alto. Continuiamo per qualche minuto mescolando sempre. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale naturale. Dopo che abbiamo mescolato per un minuto, aggiungiamo una quantità d'acqua che arriva all'altezza delle verdure. Nel mio caso ho messo 250 ml. Sistemiamo le verdure con una paletta in modo che vengano più o meno di stessa altezza dell'acqua. Mettiamo il coperchio e alziamo il fuoco al massimo. Quando vediamo che sta uscendo il vapore dalla chiusura fra il coperchio e la pentola, abbassiamo il fuoco al minimo e cuciniamo per 3 minuti. Sono passati 3 minuti e apriamo il coperchio e per capire la cottura puntiamo con il coltello sul pezzo di patate, carote e radici amare e se sono cotte all'80% aggiungiamo i funghi shiitake e aggiungiamo altri 250 ml d'acqua. Mescoliamo bene tutto insieme e dopo che li abbiamo sistemati di nuovo per farli stare alla stessa altezza, chiudiamo di nuovo con il coperchio e alziamo il fuoco al massimo. Dopo 2 minuti apriamo il coperchio per aggiungere 200 ml d'acqua. Così abbiamo messo il totale 700 ml d'acqua per questa ricetta. Chiudiamo con il coperchio per farla bollire di nuovo e il fuoco continua a essere al massimo. Quando bolle di nuovo la zuppa, apriamo il coperchio e se vediamo la schiuma formata sulla superficie, la eliminiamo. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo 2 cucchiaini di brodo granulare di tonnetti essiccati. Chi è vegetariana o vegana potete sostituire con il brodo granulare di alghe kombu e potete trovarlo online facendo la ricerca kombu dashi. Nella zuppa mettiamo il totale 80 g di miso. Se nel vostro frigo, guarda caso, troverete sia miso bianco che miso scuro, mettete tutti e due, così diventerà ancora più buona la zuppa. Io sto mettendo 30 g di miso bianco e 50 g di miso scuro. Invece, se volete condirla solo con hachou miso, che è il miso stagionato con il colore scurissimo, mettete prima 50 g e aggiungerete un po' alla volta finché non arriva la sapidità che volete. Come potete vedere, sciogliere il miso utilizzando un colino e una palettina è molto comodo e non troveremo un pezzettino di miso nella ciotola quando mangeremo.
Aggiungiamo maggior parte dei cipollotti parte verde e il resto mettiamo quando impiattiamo. Mescoliamo per l'ultima volta, così i cipollotti si cucinano un po' con il calore della zuppa. Controlliamo la sapidità, se è troppo saporita aggiungete un po' d'acqua, invece se manca la sapidità aggiungete ancora un po' di miso o un po' di sale. Vi faccio vedere 2 tazze per la zuppa. Questa tazza color rosso è quella che uso di solito per una zuppa di miso normale. Invece per questa zuppa invernale usiamo una tazza più grande e può contenere quasi doppia quantità. La classica tazza per la zuppa di miso che uso io ha un diametro di 11 cm e mezzo ed è alta 6 cm e mezzo e può contenere circa 160 ml. Invece un'altra tazza ha un diametro di 13 cm ed è alta 8 cm e può contenere circa 320 ml. Questa zuppa è molto speciale, quindi la mettiamo nella tazza grande. Alla fine mettiamo un po' di cipollotti e shichimi togarashi, che sono 7 spezie giapponesi. Ecco, nostra buonissima zuppa di miso invernale è pronta. Un trucco di questa ricetta è aggiungere l'acqua un po' alla volta, restando sempre a filo con il livello delle verdure. Così le verdure vengono cucinate in un modo che è simile alla cottura al vapore e risultano più gustose. E la pentola di ghisa che sto usando è perfetta per questo tipo di cottura e anche non essendo la misura della pentola troppo grande rispetto alla quantità delle verdure, aiuta a concentrare il gusto. Questo discorso vale anche quando cuciniamo il riso bianco. Se avessimo anche gli onigiri sarebbe un pasto fantastico. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!